Ciao, benvenuta o benvenuto in un mio nuovo video e se è la prima volta che sei sul nostro canale mi presento, sono Francesca e insieme alle mie altre colleghe siamo Classe Italiana, una scuola di lingua italiana per stranieri. Oggi con il mio video vediamo insieme il verbo pensare. Hai mai sentito espressioni come ci penso io o che ne pensi? Queste espressioni cosa significano? Allora, per capire l'uso della particella pronominale ne e ci con il verbo pensare, dobbiamo capire, vedere insieme il significato del verbo pensare seguito dalla preposizione a e dalla preposizione di. Quindi vedremo il significato e l'uso di pensare a e pensare di. Lo facciamo attraverso delle schede con una presentazione che ho preparato per te. È un video un po' nuovo rispetto a quelli che faccio di solito. Poi fammi sapere nei commenti se ti è utile e se ti è piaciuto. Adesso ti lascio la mia presentazione, ma prima ti ricordo che nella descrizione al video trovi il link per un esercizio che ho preparato per te proprio sull'argomento del mio video. E ti ricordo che se sei iscritto o iscritta alla nostra newsletter riceverai poi il PDF con la spiegazione del mio video. E poi se ti piacciono i nostri contenuti, tutte le attività che ti offriamo gratuitamente, ti piace il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi farlo. Ci puoi offrire un caffè con il link che trovi in descrizione. Grazie di cuore se lo farai. Bene, adesso ti lascio alla mia presentazione. Bene, e allora vediamo insieme pensare seguito dalla preposizione di e seguito dalla preposizione a e vedremo anche come arriviamo a usare la particella ne e usare la particella ci, particelle pronominali. E allora iniziamo. Partiamo da pensare di. Vediamo i vari usi, i vari significati. Partiamo da un esempio. Penso di iscrivermi ad un corso di ballo. Mario sta pensando di cambiare lavoro. In questo caso abbiamo pensare di più un infinito. Cosa significa? Significa decidere, progettare, avere l'intenzione di fare qualcosa. Per esempio, nella prima frase significa che io ho l'intenzione di iscrivermi ad un corso di ballo, che Mario ha deciso o ha l'intenzione di cambiare lavoro. Altri esempi. Cosa pensi del nuovo ragazzo di Sara? Paolo pensa di essere il più bravo della classe. Non so cosa pensare di lui. In questo caso, pensare di qualcosa o di qualcuno. E cosa significa? Avere un'opinione su qualcuno o su qualcosa. Quindi se io dico cosa pensi del nuovo ragazzo di Sara, significa che sto chiedendo un'opinione su di lui. Non so che cosa pensare di lui, significa che non ho ancora un'opinione sicura su di lui, su quella persona. Ora passiamo a pensare seguito dalla preposizione a. Marco è innamorato di Laura, pensa sempre a lei. Pensa a te. Questa è una frase che posso dire quando non voglio essere disturbato da una persona che magari mi fa delle domande, mi chiede qualcosa e io posso dire pensa a te. Non è molto gentile, quindi attenzione al contesto in cui lo possiamo usare. In questo caso pensare a qualcuno. Cosa significa? Significa rivolgere i propri pensieri verso qualcuno. Attenzione però, guardate la prima frase. Marco è innamorato di Laura, pensa sempre a lei. Quel a lei non è un vero pronome indiretto. Infatti, se io voglio usare il pronome prima del verbo pensare, userò un pronome diretto.
Marco è innamorato di Laura, la pensa sempre, perché in questo significato in realtà io lo uso senza preposizione a, pensare qualcuno. È un uso transitivo del verbo pensare e quindi uso i pronomi diretti prima del verbo. Un altro uso di pensare a. Penso spesso a quando ero bambina e vivevo in un piccolo paese. Penso a quello che mi ha detto Sara. Pensa ai fatti tuoi, che è un po' simile alla frase che abbiamo visto prima, pensa a te. Può essere simile, può essere detta in una situazione simile. In questo caso, pensare a qualcosa, ad una situazione, significa rivolgere il pensiero verso qualcosa, cioè riflettere, ma anche ricordare con i pensieri qualcosa. La prima frase, penso spesso a quando ero bambina e vivevo in un piccolo paese, significa che ricordo, nei miei pensieri c'è questo ricordo. Oppure penso a quello che mi ha detto Sara. In questo caso significa che ricordo le parole di Sara, quello che Sara mi ha detto. Ancora, un altro uso del verbo pensare seguito dalla preposizione a. Il bimbo ha fame, pensi tu a lui? Penso io al pranzo. In questo caso, pensare a qualcuno o a qualcosa significa prendersi cura di qualcuno o di qualcosa. Nel senso, per esempio, io posso rispondere alla prima domanda, sì, ci penso io. Quel ci significa a lui, a dare da mangiare al bambino. E qui introduciamo il verbo pensarci, cioè accompagnato dalla particella pronominale ci che vedremo meglio dopo. In realtà, con un altro esempio, completiamo il significato di prendersi cura di qualcuno o di qualcosa. Guardate questo esempio. La macchina è guasta, penso io a portarla dal meccanico. Se tu vai a fare la spesa, io penso a pulire la casa. In questo caso, pensare a più un infinito significa occuparsi di qualcosa, che è simile a prendersi cura di qualcosa. Quindi, se tu vai a fare la spesa, io mi occupo di pulire la casa. Lo faccio io pulisco la casa, tu vai a fare la spesa. Quindi, prendersi cura, occuparsi di qualcosa. Bene, ora siamo arrivati al momento in cui possiamo vedere come pensare, possiamo completarlo con il pronome ne e con il pronome ci. Guardate questo esempio. Che ne pensate delle mie scarpe nuove? Vi piacciono? In questo caso io sto chiedendo un'opinione. Vi ricordate quando abbiamo spiegato pensare di qualcosa o di qualcuno? Significa avere un'opinione. Con la mia domanda io sto chiedendo un'opinione, magari alle mie amiche, sulle mie scarpe nuove. Che ne pensate? In questo caso il ne è un pronome che significa di questo, di quello, cioè cosa voi pensate delle mie scarpe nuove? Nella risposta non devo usare il pronome ne. Posso dire sì, mi piacciono molto, sono belle, ti stanno bene. Ora passiamo a pensarci. Qui abbiamo due significati, due usi. Vediamo questo esempio. Hai deciso dove andare in vacanza? No, ci sto ancora pensando. Cosa significa in questo senso? Pensare a qualcosa, in questo caso sto ancora pensando a dove andare in vacanza, quindi significa sto riflettendo ancora. Non ho deciso e rifletto ancora su dove andare in vacanza. Oppure, secondo uso, puoi comprare tu il latte? Sì, ci penso io.
In questo caso significa che compro io il latte, lo faccio io, mi occupo io di questa cosa. È importante mettere il pronome soggetto alla fine, perché quel ci penso io è diverso da dire ci penso. In questo caso, infatti, pensare a qualcosa significa occuparsi di questa cosa. Bene, spero che la mia presentazione ti sia utile e sia stata chiara per te. Scrivimelo nei commenti, ti aspetto. E allora io ti ringrazio per aver visto il mio video fino alla fine, ci vediamo al prossimo. Ciao!